Va bene. Al risveglio, a volte, non una volta sola, diverse volte, sente nella testa la frase nei secoli dei secoli, senza amen, la fine del gloria al Padre. Causa esoterica. Qui è proprio rimandato in maniera forte a questa vita parallela ehm, in cui lei era tipo in un istituto, che poi in realtà anche in questa vita lei è stata in una sorta di istituto, ok? Ma in questa vita parallela vedo che lei ci sta per tantissimi anni, da quando è bambina abbastanza piccola. Ed è un istituto comunque di base religioso. E vedo che in questa vita qua lei è con la mamma, quella che Di poi è adesso. stata sua mamma. Sì, Una adesso la sorella, mamma non c'è più. una compagna che è la madre di adesso, La mamma fa la direttrice, direttrice. diciamo, una responsabile comunque. E lei è una bambina. Quello che mostra è che Selva bambina, in quest'altra vita, commette un piccolo furto. Vedo che prende da un armadio una scatola molto carina, no? Questa direttrice, che poi è diventata sua mamma in questa vita, la sorprende, no? Durante questo furto. Mhm. Praticamente poi diventa una sorta di ricatto continuo che la direttrice minaccia di dirlo a tutti e per mantenerla in silenzio, praticamente per tutto il resto della vita, questa bambina che poi diventa anche adulta, rimane sotto scacco di questa direttrice. Ok? Quindi come se le facesse un po' da serva, perché questa direttrice è come se anche la convincesse del fatto che lei è una disonesta, che lei non merita niente di suo, che lei non merita, per esempio, anche di avere, non so, ecco, una sua vita sentimentale, un suo benessere economico, ok? La Se no non mantiene faceva la sotto scacco direttrice. così. Eh, E perché proprio una preghiera? Poteva essere una frase della direttrice. Perché C'è che proprio? questo loro contratto che inizia da qua, in cui lei è assoggettata, in cui lei non si sente meritevole di una vera abbondanza, di una vera felicità sua, deve rimanere nei secoli dei secoli. Ma infatti lei c'è da dire che in questa sua vita la sta ancora pagando così, perché è come se lei si sentisse in colpa, perché lei di fatto, no, viene molto colpevolizzata da questa direttrice, no? E tuttora lei ha come molti sensi di colpa per una cosa che tra l'altro neanche lei sa esattamente da dove venga questa colpa. E di fatto si sente di dover espiare la sua colpa in questa sua attuale vita di selva, anche dandosi oltremodo da fare per gli altri, a scapito, che ne so, della sua salute, della sua felicità. La scatolina che stava rubando, come era fatta? Aveva una grafica, aveva un'immagine, un colore, un materiale. Un cofanetto con dei piccoli piedini, un pochettino bombato, diciamo, Mhm. e sopra sembra un po' con delle pietre inserite all'interno, incastonate, diciamo, no? Mm. E lei voleva metterci qualcosa di speciale dentro. Era molto attratta dalla bellezza di questo oggetto. E poi le sembrava che fosse lì e che non... Non ne fosse di nessuno. No, perché cioè, non riesco a capire se è di qualcuno che non è interessato a questo oggetto, Mm. oppure è stato come dimenticato lì. Ecco. Comunque una bambina, Guarda, avrà una decina d'anni. è una bambina. Sì, è certo. L'altro giorno pensavo proprio di nuovo al valore della preghiera.
se ci pensiamo bene, la preghiera è, allora, il mondo della religione, il mondo cattolico nel nostro paese, picchia tantissimo. Io non ci ho mai appartenuto, non sono mai appartenuto a questo mondo per mia fortuna, ma qua e là, leggendo, capendo, è un mantra continuo che dovete pregare. La preghiera è fondamentale, è quello che dicono le Madonne che appaiono ai pastorelli o a quelli a cui appaiono. La preghiera, pregate troppo poco, dovete pregare. Cos'è la preghiera, Monica? Mi fa vedere questa energia verbale di invocazione, che è una specie di obolo, di offerta. Cioè, mi fa vedere come attraverso queste parole che si recitano durante la preghiera, colui che prega offre una parte di sé. Vabbè, ha una divinità, quindi ha qualcuno di superiore, che se la merita perché ci ha Eh, creato e quindi dobbiamo essere riconoscenti. Allora, è l'opposto, nel senso che allora, che noi abbiamo creato intanto, ok? Però è vero che questa creazione, di cui noi siamo fautori, vive di vita propria, ma per continuare a vivere di vita propria ha bisogno che noi la continuiamo a foraggiare di questa energia qua. Mm. Va bene, facciamo un discorso militaresco. Allora, tutti sull'attenti vengono chiamati quello che si ciuccia tutta l'energia di cattolicesimo, Yahweh. Yahweh. Cristianesimo in generale, quindi tutte le varie declinazioni. Così mi viene Yahweh 2. Yahweh 2, la vendetta. Islam, Me lo dai in latino, Maomettus. Maomettus. Buddismo, Guarda che mi viene Dalai Lama. boh, adesso sono anche abbastanza impreparato. Le religioni africane, Ragno. ragno? Va bene. Tutti quelli che non saprei definire e che devono venire perché sono gli oggetti di culto e gli utilizzatori di tutte queste energie veicolate attraverso la preghiera, anche le offerte, i sacrifici. C'è anche Shiva. Mhm. E poi ce n'è uno che non so come si chiami, sembra anche questo orientale, però orientale più cinese. È molto grasso, con dei pomelli rossi, con questo codino nero, così, tutto rasato con un codino nero su in testa. Ok, basta? E vedo questi. Quelli di Scientology a cosa credono, a cosa danno le Mi loro energie? viene Ade. Ade? Ah, bello. Il re dei morti. Mm, Shintoisti? non so neanche chi siano. Manco io. Allora, non so se c'entri col sikhismo, non so perché mi viene insieme, non ho idea. Ehm, E quindi chi viene? non so cosa c'entri Buddha adesso, cioè, non riesco a capire se è un'interferenza adesso che... Mm. Animisti? Allora, mi viene Gea, però non intesa come terra in senso naturale, come Come divinità. dea?
Mm. Mm, Che è il secondo o primo universo? primo. E tutte le entità o divinità degli indiani d'America. Ma qua mi arrivano soprattutto dei falconiformi, Mm. delle aquile reali. Degli Incas e Maya e Aztechi. C'è Moloch, c'è Satana. Va bene, di tutti questi c'è qualcuno con anima? No. Quindi l'essere umano ha l'anima e dà energia al non essere, al non animico Dio, supposto Dio. Però Dio ha creato, noi no. Secondo la visione dei fedeli è così, invece è l'inverso, cioè noi abbiamo creato queste supposte divinità. E gli abbiamo dato il compito di crearci questo problema della religione.